Siamo sulla spiaggia di Torremolinos. Abbiamo appena passato Malaga. Ora stanotte dormiamo qua, proprio parcheggio fronte spiaggia. e poi domani però mi avvicinerei. E domani Malaga. andiamo a farci una giornata a Malaga, sì. Siamo a Malaga, abbiamo lasciato il camper in un'area sosta che speriamo sia tranquilla. Mi auguro. Ci auguriamo che sia tranquilla. Andiamo a farci 2 giri in bicicletta e intorno a Malaga. Mauretto, sei pronto? Sono lato pronto. Sempre pronto lui, a rompere le soprattutto è pronto. Ecco qua, questa è la ciminiera más alta della Spagna. È quasi 100 metri, esattamente 96 metri. era la ciminiera dell'azienda Metallurgica Los Guinas, costruita nel 1922. è sul mare. Qua c'è questo lungomare bellissimo, è veramente stupendo questo lungomare. E tra le case moderne, le palme, le spiagge, la Betty, che è lì che mi aspetta, la ciminiera della fondazione di piombo Los Guindas. Guardate che bel parco, Questo parco è proprio sul lungomare, dietro il porto. Questo è il Parque Güell. In questi giorni qui a Malaga ci sono le finali di Davis e abbiamo anche la nostra squadra, abbiamo anche i nostri ragazzi. Si vede? Si vede che ci sono le finali di Davis? Direi di sì. Siamo in bici per le strade di Malaga, un po' trafficate, però perlomeno ci sono le ciclabili. Fanno dei giri tortuosi in mezzo alla città, ma in qualche modo adesso al centro ci stiamo arrivando. E anche a Malaga, come quasi tutta la Spagna del Sud, i romani l'hanno fatta da padroni. Anche questo è un teatro romano. Hanno portato civiltà in tutta Europa. Il teatro, il culto del teatro, dell'arte, della cultura. L'hanno portato loro. Questi sono, guardate, a distanza di tantissimi anni come sono ben conservati. Pedalando, pedalando, cerchiamo di arrivare al castello, alla fortezza di Gibralfaro, che è la fortezza più alta sopra il centro storico di Malaga. C'è una bella passeggiatina, noi ce la facciamo in bici, però un bel pezzo, un bel parco tutto attorno alla fortezza. Ora saliamo, scoiattolino. Ciao piccolo. Siamo arrivati in bicicletta al mirador del Castiglio del Gibralfaro. Gibralfaro, no? Gibralfaro, sì, è questo castello sulla cima di Malaga. Proprio siamo nel centro città, però c'è questa collinetta dove c'era la fortezza un tempo, un po' più in basso di noi. Guardate, guardate, guardate dove siamo. Vi faccio vedere. Mira. Abbiamo l'arena dei tori qua sotto E i traghetti per le Baleari.
Una bella biciclettata fino a questo. Vero Bettin? Vero? Entriamo alla fortezza di Gibralfaro. Siamo nella posizione più alta di tutta la città. Da qui dovremo dominarla completamente. Abbiamo tutta la città sotto di noi, si vede benissimo l'Alcazaba, che è questa, la fortezza che poi andiamo a visitare, e dietro c'è la cattedrale immensa. E le mura che collegavano il Castiglio con l'Alcazaba, che sono queste mura. Hai mangiato a sufficienza? Siamo fatti 5 tapas in 2. Per il mezzogiorno va benissimo. A che ora, tra l'altro? Alle 3. Siamo Abbiamo diventati preso spagnoli. l'orario spagnolo. Saludos! Por l'Italia, por l'Italia! Come ti chiami? Come ti chiami? Yo me llamo Rafael. Rafael. Questo è l'amico, è il amico che ci ha trovato il tavolo al sole. Ci ha chiamato apposta, ci ha detto adesso vi trovo un tavolo al sole. Grazie Raffaele. Yo lo que hago es las estampaciones manuales de Gutenberg. Gutenberg. La única persona en todo el mundo que elabora el manifiesto Manuale. Gutenberg ha fatto l'invenzione della stampa. muy bien, perfecto. Ti ricordo? En el año 1440. Raffaele ha ancora la stampa alla Gutenberg, nel senso che manualmente schiaccia e imprime il nome nel poster. La firma di Raffaele, è certo. Y oggi Così esto è il trabajo de Rafael, il più antico stampatore de todo el mundo, de todo Málaga, de todo el mundo, ok? 53 anni che tu fai il stampatore, il Gutenberg de Málaga. gracias mille. Gracias. Rafael. Muchas gracias. E ora è arrivato il momento di andare a vedere anche l'Alcazaba, che è la fortezza di Malaga. Entriamo. E dopo l'opera di Raffaele, che sarà con noi in Capper, adesso andiamo a vedere La fortezza. Raffaele e tutti gli altri anche qui a Malaga. A noi capitano queste cose, perché vorremmo sempre ricordarvi che noi non siamo turisti, noi siamo viaggiatori. Esatto. Le parole di Natalino Balasso, quando diceva: il viaggiatore importa
conoscenza. Il turista esporta ignoranza. E noi, il viaggio non è una vacanza. Questo vorrei ricordarlo a tutti. Allora, siamo intanto arrivati a visitare l'Alcazaba, ossia la fortezza di Malaga. Dopo aver girato il castillo di Gibralfaro, che è sulla cima della collina qua sopra, ora dedichiamo un po' di un'oretta alla visita della fortezza. Andiamo a visitare la fortezza che è qua dietro, guardate, la vedete qua dietro? Che era il vecchio borgo fortificato di Malaga, da cui si aveva la protezione della città. Queste belle arcate arabeggianti in cui è pregna il sud della Spagna. Assieme alle arcate arabeggianti ci sono questi pavimenti in pietre marine. Noi in Liguria abbiamo lo stesso tipo di pietre bianche e nere principalmente, con cui adorniamo, vengono fissate per terra e creano questi mosaici di pietra tipiche, io ho sempre detto tipiche liguri, a questo punto devo dire anche tipiche malaghine, o meglio, oltre che malaghine, tipiche andaluse. Cos'è questo? Il collegamento? Qui si vede bene il collegamento tra l'Alcazaba e il castillo di Gibralfaro, perché ci sono tutte quelle mura fatte a gradinate, sembrano, che lo collegano. In mezzo ci sarebbe un passaggio che tuttora non è accessibile. In passato veniva utilizzato In passato si passava, ora non si passa più. Ma come mi Fai di vengono? quelle battute terrificanti. La Castellana ha trovato un altro castello, Questo non è, solo quelli francesi che abbiamo visitato a fine ottobre. Adesso siamo in Spagna e ne visitiamo altri questo è il viaggio dei castelli e delle fortezze. e delle fortezze. Allora, posso chiederti cosa ne pensi della musica contemporanea, non tanto dell'arte? Come? Fa cagare? Guarda, hai ragione. L'arte invece è sempre stata una cosa interessante. E questa era la sua casa natale. Contrariamente ai francesi, qua invece il marina piccolo, credo carino, ma un po' distante dalla città, perché c'è tutto questo lungomolo, quindi non è proprio, anche se poi sono disponibili tutti questi monopattini, però non è proprio confortevole per chi arriva in barca al transito e vuole andare in città. E il porto è piccolino. Pensavo che il porto turistico fosse un pochino più grande. Se non sbaglio, questa è Thalia, la barca in cui è stata girata un po' di scene del, non mi ricordo se il terzo film
di 007, quello della lunga serie con Daniel Craig, dove c'era anche Joaquin Bardet che faceva la parte del cattivo. Oh, Siamo su un moletto sul mar a Malaga al tramonto. oggi ci siamo fatti una bella biciclettata da qui. Ci siamo fatti circa 26 km, Mauro. All'incirca, sì, una cosa simile. C'è tutta una bellissima ciclabile che corre lungomare di fianco alla strada principale e raggiunge il centro città. E la ciclabile prosegue anche nel centro cittadino, quindi puoi girare, escluso proprio la parte ristretta del centro storico, puoi girare in bicicletta ovunque. E una cosa che volevo far notare, adesso prendo la telecamera, questa montagna al tramonto, con un po' di immaginazione, ricorda un po' il Monte Fasce, quindi la mia Genova. Genova, come diceva un noto cantautore genovese, è bella, bella da ricordare. La Anch'io ricordi con affetto? La ricordo sempre con affetto, ma non ci vivo più. Buongiorno a tutti! Stamattina dobbiamo risolvere un problema, uno dei tanti. Dopo un mese che siamo in giro, cominciamo ad avere dei problemi col gas, nel senso che noi abbiamo le bombole italiane e qua le bombole italiane non se ne trovano. Quindi dobbiamo trovare una soluzione che ci permetta, se possibile, di ricaricare in qualche maniera le bombole italiane. Diversamente dovremmo buttarle via, prendere le connessioni delle bombole spagnole e però le nostre bombole le buttiamo via e quando torneremo in Italia col camper butteremo via anche le altre bombole. Andiamo in questo negozio che ci hanno consigliato ieri e speriamo che ci possano risolvere il problema. Proviamo. Seguiteci. Stiamo provando tramite un centro di vendita camper se troviamo questo raccordo che negli altri 3-4 negozi che abbiamo passato non abbiamo trovato. Insomma, niente da fare, non abbiamo trovato quello che cercavamo, ossia i raccordi del gas. Abbiamo trovato però in alternativa l'attacco per le bombole spagnole. Alla peggio procederemo con quelle. Ora direzione in mezzo alle colline e alle montagne, direzione ronda. Se Maurizio ce la fa? Ce la fai? Eccolo. Sta morendo. Castello sulla cima di Malaga. Oddio, che testa, aspetta un attimo. Castellitto sulla questo mirador, aspetta. Tienilo te. Siamo nella posizione più alta di tutta la città. Da qui dovremmo dominarla completamente. Ora. Da qui Messere si domina. Ecco, arriva di nuovo col suo discorso lui. Oltre che malaghine, tipiche, che zona è della Spagna questa? Andalusi. Tipiche andaluse, la parte di prima la taglio. Andiamo, ciao Pablo.